Benvenuti o bentornati su questo canale. Oggi vediamo un prodotto che penso interessi a molti, compreso il sottoscritto. È il nuovo Carpurride da 7 pollici, modello BS 702 BS, che è quello che in realtà integra anche la gestione del controller di BMW. Diciamo un prodotto che sulla carta sembra molto interessante. Comunque, come vedete, è ancora sigillato, per cui iniziamo con l'unboxing. E poi, diciamo, anche qui vi lascio sempre, vi invito sempre comunque ad iscrivervi al canale, a lasciare un like al video se vi è piaciuto, fatelo anche subito, al massimo poi lo togliete se non vi è piaciuto, e iniziamo comunque con questa serie di video. Quindi diciamo adesso iniziamo con l'unboxing, poi comunque vi consiglio e vi chiedo, se avete delle domande, di scriverle nei commenti, e come ho fatto per altri prodotti simili, diciamo farò poi una serie di video specifici su vari argomenti. Comunque iniziamo a vedere l'unboxing, poi vediamo il resto. Allora, la scatola è sicuramente ben fatta. Carpurride, il modello 702, l'avevo già provato. Comunque qui abbiamo il display che effettivamente è grande, con diciamo l'aggancio per il navigatore classico di BMW. Abbiamo qualcosa che non so cosa possa servire, forse un vecchio connettore chiuso, e il pulsante di accensione, lo slot per la micro SD e nient'altro. Adesso in questo caso i contatti sono ancora protetti, lo lasciamo un attimino così, poi vediamo cosa c'è ancora all'interno della scatola. Non dovrebbe esserci molto, perché in realtà non ha bisogno di alimentazione, non ha bisogno di cavi, non ha bisogno di nulla, perché questo è esattamente come se fosse il navigatore di BMW, quindi diciamo classico attacco per il supporto navigatore, quindi diciamo compatibile solo con moto BMW dotate di supporto per il navigatore. Abbiamo il manuale classico, non c'è molto altro da dire, ecco, se non che diciamo come caratteristiche è un prodotto che sembra essere molto interessante. Allora, il manuale, vedete, questo è compatibile con il Wonder Wheel di BMW, e qui spiega anche poi quelle che sono le funzionalità e cosa è possibile fare, poi ci ritorneremo sopra. Adesso vediamo un attimino come è fatto il display, nel senso che ha una pellicola protettiva preinstallata che io per il momento lascerei. Abbiamo la letta parasole che è già montata di serie, per cui non è possibile rimuoverla, almeno vedendola così direi proprio di no. Allora, dal punto di vista qualitativo è un prodotto realizzato con una scocca che è interamente in plastica, ha il classico, lo zoccolo anche qui, e diciamo che a differenza di altri prodotti provati, anzi di un altro prodotto oltre a quello che è l'originale di casa BMW, il Connected Ride 1, rispetto all'altro prodotto, questo si vede chiaramente che è una sorta ha una cover che è stata adattata con questo zoccolo, quindi non è diciamo, un modello nato solo per questo, però ripeto, mi sembra comunque ben fatto, è comunque a tenuta stagna, anche gli sportelli comunque ci sono. Qui sotto dovremmo avere lo slot, andiamo anche a vederlo prima di provarlo, per poter installare una scheda micro SD. Beh, apriamone magari soltanto uno per vedere, no, è duro, per cui gli diamo anche un'occhiata, togliamo un secondo qua le viti, benissimo, e sotto abbiamo, sì, esatto, lo slot per la scheda micro SD, vediamo se riesco a farvelo vedere, spero di sì. E questo sicuramente è un plus, nel senso che permette da quanto ho visto, anche di caricare foto e video e di poterli poi mandare in play direttamente sull'unità. A livello di caratteristiche, questo ha un grado di sicurezza che è definito IP67, per cui resistente a polvere e acqua, tutto sommato diciamo più che sufficiente per un utilizzo in esterno. Poi abbiamo comunque tutto quanto è come si dice, a tenuta stagna, come dicevo. Abbiamo un pulsante per l'accensione, non ha all'interno una batteria, per cui non funziona se non è alimentato direttamente dalla basetta del navigatore.
Adesso andiamo a togliere questo adesivo di protezione e poi andiamo a montarlo. Ripeto, qualitativamente è comunque ben fatto, sicuramente non è a livello di BMW o anche di Kiji, che con la serie Io 5 che utilizzo tra l'altro, sono realizzati in una lega particolare di lega di magnesio, alluminio e così via. Questo è più un prodotto in plastica. È anche vero che ha un costo decisamente inferiore, però dal punto di vista comunque delle funzionalità e delle caratteristiche non sembra niente male, nel senso che al di là del controller con il Wonder Wheel, anche questo ha la possibilità di leggere i dati dal bus della moto, per cui dovrebbe essere in grado di controllare sia i sensori di pressione, mostrare la velocità, il numero dei giri, diciamo tutte quelle informazioni che escono dalle centraline della moto. Poi dal punto di vista invece della qualità, o meglio delle caratteristiche tecniche, abbiamo un display da 7 pollici, risoluzione HD, per cui dovrebbe essere un 1280x800, luminosità di 1000 nits, per cui tutto sommato quasi in linea, diciamo in linea con quello di BMW, leggermente inferiore rispetto invece al modello di Kiji, però ecco. Poi al massimo scrivetemelo nei commenti se vi interessa, perché pensavo di fare un confronto fra i 3 navigatori, che sono le uniche 3 soluzioni oggi plug and play, per cui prendete e li montate. La dimensione, come potete già comunque dare un'occhiata, rispetto al 5,5 pollici di BMW è notevole, per cui se avete problemi di vista questo sicuramente aiuta e potrebbe essere comunque un'ottima soluzione. È vero che ha un impatto comunque abbastanza impegnativo. Adesso passiamo magari come si può dire, alla prova sulla moto e iniziamo a vedere un attimino com'è. Allora, iniziamo a vedere com'è l'installazione. Classico comunque, si aggancia, si prende, si inserisce, ok? L'aggancio mi sembra sicuramente interessante, cioè ben saldo. E a questo punto abbiamo, diciamo, il monitor installato. Accendiamo la moto. E già abbiamo un bel cruscotto che è effettivamente molto molto poco visibile. E già come prima cosa vediamo che abbiamo un bel cruscotto visibile. Questo è il menu della prima schermata. Abbiamo in alto l'orologio, abbiamo la luminosità, come potete vedere è automatica. Abbiamo la modalità, per cui abbiamo il cruscotto digitale, chiamiamolo così, con i chilometri, quello che è, lo stato della batteria, livello di carburante, temperatura del motore, numero dei giri, ed è sicuramente carino. Poi abbiamo la temperatura, in questo caso come al solito sono in un garage, per cui abbiamo una temperatura non proprio ottimale, in questo caso 14 gradi, non c'è nulla di collegato in Bluetooth. Poi abbiamo sensori delle pressioni, front e rear, in barra, chilometri orari. Comunque andiamo a vedere nel menu, abbiamo la parte legata all'audio, per cui la possibilità di regolare il volume. Poi abbiamo un equalizzatore per l'audio, quello della, diciamo, la luminosità come abbiamo visto, e poi abbiamo questo che richiama semplicemente il menu. Dopodiché andiamo in settings, andiamo a cambiare la lingua e vediamo se c'è anche l'italiano. Ok. Poi abbiamo il wifi, va bene, in questo caso per collegarsi direttamente. E poi abbiamo la configurazione Bluetooth, cosa che comunque vedremo poi in un secondo momento. Poi andiamo a prendere e andiamo a vedere se c'è qualche altra impostazione. No, nessun'altra mi sembra.
a vederla così. Va bene, la scheda di memoria, va bene, gestione della musica, per cui direttamente da smartphone, impostazione del telefono, il montaggio che è una sorta di bussola, però anche qui l'unità di misura non è quella che interessava a me, quindi andiamo a vedere nelle impostazioni se da qualche parte linguaggio, versione del sistema, il wifi, il bluetooth. Adesso vediamo il controller che si attiva nel classico modo, basta premere il pulsante in alto, si passa, vedete nel TFT c'è lo switch e anche qui viene indicato il passaggio alla modalità navigatore e abbiamo come prima cosa subito molto carina la possibilità di regolare il volume, vediamo, regolare la luminosità, in questo caso è possibile poi portarla in automatico piuttosto che direttamente. Con il back si torna indietro, quindi con il movimento, vediamo se così si vede meglio. Ok, con questo, premendo il pulsante delle frecce, si passa alle due possibilità. Ecco, cosa molto carina, in questo caso abbiamo da un lato la regolazione della musica, quindi il volume della musica, e dall'altro abbiamo la regolazione della invece voce, quindi degli interfoni. Questo penso siano validi solo nel caso in cui il tutto sia collegato al Carpool Ride e non al TFT, però poi lo vedremo. Poi altra cosa, andiamo a vedere cosa offre ancora a questo punto il sistema. Sempre, io sto usando solo il controller, per cui abbiamo Apple CarPlay, Android Auto, l'output, montaggi che sono, vabbè, diciamo questa sorta di cruscotto con la bussola, niente di più. Le traduzioni che forse andrebbero un pochettino riviste. Poi abbiamo la parte legata al telefono, alla musica, alla scheda di memoria e alle impostazioni. A questo punto proviamo a fare il collegamento con Android Auto. Poi abbiamo comunque sempre la possibilità e qui abbiamo l'immagine, poi ripeto, andremo a vedere se è fattibile oppure no. Viene indicato comunque nel cruscotto, torno indietro un secondo, lo stato della marcia, per cui se inserisco una marcia piuttosto che, ok, viene comunque riportato. Altra cosa, c'è anche l'indicatore dei freni. In questa zona trovate lo stato del freno, in questo caso sto frenando il freno anteriore, però comunque è carino, è ben fatto. Non ho ben capito ancora come configurare lo stato tra, diciamo, ok, da sopra si può scegliere se avere la modalità nera, quindi sfondo nero, piuttosto che la modalità completamente bianca, questa poi è una vostra scelta. Dopodiché torniamo un secondo alla home. Ecco, non c'è nessuna possibilità di, a quanto pare, regolare lo stato, diciamo gli alert, ma ripeto, sono cose che vedremo in un secondo momento. Adesso proviamo a farlo andare in modalità CarPlay, per cui attiviamo, o meglio Android Auto in questo caso, va bene, dopodiché mi devo collegare in Bluetooth con lo smartphone. Per lo smartphone utilizzerò il mio Samsung S24. Questa è la richiesta di associazione al Bluetooth, al Carpool Ride, scusate, e andiamo subito a vedere l'Android Auto. Cambiamo un attimo l'angolazione. Bene, così si dovrebbe vedere meglio. Allora, vediamo a livello di funzionalità com'è. Abbiamo le classiche applicazioni. Dopodiché vediamo anche a livello di swap come va. Vediamo le applicazioni se le vede tutte oppure no. Ok, scegliamo Maps e abbiamo la nostra bella mappa. E in effetti 7 pollici qui fa un po' la differenza.
In ogni caso abbiamo comunque, vediamo sempre di utilizzare la possibilità di zoomare attraverso il più e meno. Non esiste purtroppo lo zoom tramite la rotella. Dopodiché abbiamo, vabbè, le indicazioni, il menu, i settaggi, queste sono, diciamo, tutto sommato le solite cose. Poi torniamo un secondo sotto. Il touchscreen è abbastanza reattivo, devo dire, poi magari lo proveremo anche con i guanti. Abbiamo sempre la solita barra, questa purtroppo è a quanto pare una scelta di Android. Qui abbiamo i comandi vocali. Vabbè, poi lo vedremo, non ho collegato nessun interfono in questo momento. Abbiamo il classico Spotify, per cui possiamo andare direttamente su Spotify. Andiamo allo Spotify, probabilmente c'era qualche impuntamento, non lo so. Comunque vabbè, c'è e immagino funzioni senza nessun problema, anche perché c'è ancora qualche cosa che non riesco a capire a livello di interfaccia, però ripeto, sono stupidati, immagino che sia giusto una così. Allora, diciamo che per il momento mi sembra sicuramente interessante, devo solo capire come fare a tornare adesso. Facciamo così e ritorniamo tramite il menu, lo attiviamo. Ok, torniamo di qua, quindi siamo ritornati nel menu principale. Volevo dare un'occhiata alla versione del sistema per capire anche poi, ecco, questa è la versione che ho installato. Non so onestamente quale sia l'ultima o no, poi comunque andremo a vederla, anche perché bisognerebbe capire poi come funziona l'aggiornamento. Sono cose che comunque vedremo in un secondo momento. Adesso questo voleva essere un video introduttivo. La cosa sicuramente carina è, almeno dal mio punto di vista, il controller, il fatto che abbia all'interno comunque la possibilità, legga direttamente quello che è lo stato della moto dalle centraline, esattamente come avviene con il KG. Forse ecco, a livello di come si può dire, informazioni è ancora un pochettino diciamo acerbo, se vogliamo, perché non ha la possibilità di configurare eventuali allarmi sui sensori di pressione degli pneumatici. Se la moto non ha sensore di pressione, diciamo, diventa, diciamo, assolutamente inutile perché non ha un suo sistema. Però ripeto, ecco, stiamo parlando di un prodotto che è appena uscito, è anche una delle prime recensioni, io ne ho cercate diverse, ma del modello BS non ne ho trovate un granché. In ogni caso, al netto di eventuali aggiornamenti che verranno fatti in un secondo momento, a me sembra già una buona implementazione. E devo dire che, come si dice, ci può anche ci può stare. Ho apprezzato il fatto che ci sia la gestione del volume nativa, questo sicuramente è una buona cosa. Vediamo, c'è anche un help. Grazie per aver utilizzato, vabbè, se vedi, okay, va bene, vengono riportati anche quelli che sono i riferimenti. L'altra cosa che mi è piaciuta sicuramente è il sensore di luminosità, per cui la possibilità proprio di far sì che si regoli in automatico, così come come si può dire, la possibilità di avere lo schermo sia bianco che nero. Adesso non so se è prevista un'attivazione automatica, ma vabbè, diciamo poco male, poi lo vedremo. Per cui diciamo che secondo me siamo a una buona base di partenza, poi lo proveremo su strada sicuramente, faremo altre prove e altri video. Nel frattempo, ecco, vi invito a lasciare nei commenti se avete domande, curiosità, cercherò di soddisfarle come faccio al solito, e se avete suggerimenti anche su alcuni aspetti da provare. Ripeto, già nel prossimo video comunque andremo a vedere la gestione degli interfoni, come funzionano, come si integrano, il fatto che possa gestirne già 2 di serie, vediamo se il funzionamento tramite TFT è, come si può dire, quindi se l'audio è gestito, quindi lo smartphone e interfoni collegati al TFT, poi vengono effettivamente visti dal Carpool Ride
direttamente, oppure è necessario fare la configurazione inversa, per cui portare il tutto, collegare il tutto al carpool ride e scollegarli dalla moto. In ogni caso questo è uno degli argomenti che affronteremo e vedremo anche poi magari qualche dettaglio, qualche applicazione in più. Niente, come al solito vi chiedo di lasciare un like, che è sicuramente un bel gesto, spero che veramente lo facciate, nel senso che è una delle cose che sicuramente stimola alla creazione di nuovi video, anche perché non è pagato, non è un video sponsorizzato, il prodotto mi è stato offerto diciamo, in funzione di una collaborazione che abbiamo avuto su diciamo, le primissime versioni di prodotti sviluppati per il mondo BMW. Diciamo, avevo fatto da consulente, mi avevano promesso che al primo prodotto disponibile non l'avrebbero mandato. Questo non toglie che se il prodotto, ripeto, si rivelasse una bufala, non mancherò di sottolinearlo. E visto che siamo a Natale, ecco, sto cercando di essere buono. Ad oggi mi sembra molto bello, devo dirlo. Il display da 7 pollici, è vero, può risultare forse leggermente fastidioso, perché comunque la posizione, a seconda di come siete, ecco, vi trovate magari a dover abbassare leggermente la testa se siete particolarmente alti, perché la dimensione è 7 pollici, 7 pollici. Però dal punto di vista poi della visibilità, come si dice, è sicuramente tanta roba, nel senso che non c'è nulla da dire, cioè 7 pollici di schermo con una risoluzione comunque secondo me perfetta per come si può dire, l'utilizzo in moto. Devo dire che può fare la differenza. Va bene, penso di avervi già prosciugato, niente, se vi servono altre informazioni sapete dove trovarmi, iscrivete tranquillamente, mi raccomando un bel like e una bella iscrizione al canale se non l'avete già fatta, e via con le domande.